Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui cari naviganti, iniziamo ad avventurarci grazie alle preview offerte dalla set dedicato a March of a Machine a visionare un nuovo ciclo di leggendarie che riuniscono in un'unica carta due personaggi iconici della lore di Magic senza però scomodare patterns o carte modali. In questa scelta di design innovativa vengono valorizzati i colori Jund, in una salsa che unisce uno strano connubio sia sul fronte dell'abilità sia di mera lore, affiancando due tribe, quella dei Goblin e quella dei Fungus, che in apparenza hanno poco a che fare tra loro. Eppure questa strana creatura fonde nell'illustrazione, ma anche nelle sue abilità, le caratteristiche peculiari di questi due personaggi, per un gameplay interessante, che ha molto da offrire ai giocatori del multiplayer in maniera del tutto inaspettata. Questa volta vi parleremo di Slimefoot e Squee. Siamo di fronte a una carta di fatto normale, senza doppio faccio o strane alchimie, ma nel suo ruling che si è provato a rappresentare, in sintesi, la somma di queste due figure iconiche che in passato hanno già avuto modo di distinguersi singolarmente. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana specifici, uno nero, uno rosso e uno verde, abbiamo un Goblin Fungus con forza 3 e costituzione 3, che presenta 2 abilità sinergiche tra loro. La prima abilità recita: ogni qualvolta Slimefoot e Squee entra nel campo di battaglia o attacca, crea una pedina creatura saprolingio 1/1 verde. Mentre nella seconda c'è: paga un mana generico, uno nero, uno rosso, uno verde, sacrifica un saprolingio, rimetti sul campo di battaglia Slimefoot e Squee e infine un'altra creatura bersaglio dal tuo cimitero, attiva solo come stregoneria. Una fusione perfetta di abilità che da un lato producono token saprolingio in una delle tribe più rappresentate ma solo in forma di pedina, ottenibile nei modi più disparati, dall'altra ci offrono un motore di rianimazione che, come vedremo, ha un alto potenziale. Una strana coppia insomma questo Slimefoot e Squee, ma come avremo modo di vedere in questo primer, dalle caratteristiche più che ottime, per riportare in auge un color pie che non aveva così tanti rappresentanti su cui contare, dal potenziale adeguato per questi tempi moderni. In maniera del tutto insospettabile questo Slimefoot e Squee, con un connubio di abilità tra la produzione di un token saprolingio al suo ingresso e un meccanismo di rianimazione incorporato, per sé e per un'altra creatura presente nel cimitero, ci apre le porte a diverse combo interessanti. Con la sua presenza, unita a Phyrexian Alta e una creatura come Siege Gang Commander, che sono in grado di produrre ulteriori token, abbiamo tutti gli elementi per generare mana infinito, con conseguenti loop di morte e resurrezione che ci daranno modo, alla fine, di colpire tutto il party, con il surplus di mana e token in campo. Anche con creature che alla loro morte generano mana, come Burning Tree e Missary, siamo in grado con l'artefatto di generare un loop infinito. Qui si tratterà di trovare un altro enable, come ad esempio Zulapok True, per infliggere i danni necessari a chiudere la partita. Potremmo anche usare, con la combinazione di Ashron Alta e Pitiless Plunder, una serie di loop basati sui tesori, che vanno a risolvere agevolmente anche il costo di attivazione dell'abilità del comandante, per non spegnere mai la recursione al cimitero ottenibile con queste carte in campo. Non solo, anche approfittando delle sinergie di carte come Hunger nel cimitero e di un'aura come Breath of Fury, abbiamo la capacità di generare infiniti attacchi, capaci di colpire l'intero party, regalandoci delle vittorie dal nulla, con pochi pezzi chiave sul board. Insomma, tante possibili chiusure e sinergie, con carte che anche prese singolarmente possono dire la loro in campo, rendendo questo generale particolarmente interessante se si vuole valorizzarne al massimo le sue peculiarità. Con quello che porta in dote Slimefoot e Squee, soprattutto il vincolo per l'animazione della sua seconda abilità, è chiaro che ci serve qualcosa di più per produrre almeno saprolingio, oltre a quello offerto dalla sua prima abilità, soprattutto se le combat non sono facilmente attuabili. Abbiamo però dalla nostra, nonostante non esistano delle creature di questa tribe, presenti sotto forma di token al momento, una pletora veramente elevata di strumenti in grado di produrne in quantità, con i metodi più disparati. Tra incantesimi come Saproling Cluster, artefatti come Druid Sash e persino magie come Sprout Swarm, abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma la parte del leone sotto questo punto di vista la fanno certamente le creature, pezzi tra l'altro che ben si incastrano con la seconda abilità del generale. Carte che provengono dal passato, ma anche dagli ultimi set, spaziando per The Dead Bloom Tallid, Jade Mage, Giant Battle Mage, Mythic Lore, Nemada Primal Warden, Slimefoot The Storyway e Sprouting Tignax, e molte altre scelte papabili. Non avrete difficoltà a generare token saprolingio in quantità. Potrete variare il mix di soluzioni incorporando tra le 99 magie del calido di Artifact Munition, Fungal Buff e Scatter the Seed, e incantesimi come Necrogesis e Night Soil, che uniscono un costo di cast relativamente basso a effetti ripetibili, per non restare senza benzina, abusando del comandante. Con queste premesse è chiaro che dovremmo avere a disposizione anche delle creature da rianimare di peso, ma con i colori a disposizione le scelte non mancheranno certo. Pensiamo ad Atsushi, The Blade in Sky, Avenger of Zendikar e Chaos Defiler, per capire la portata dirompente di questa strategia, anche senza passare da una combo.
Volendo, con un po' di saprolingi in campo, anche una creatura come Creator of Behemoth rianimata al momento giusto può fare la differenza, offrendoci diverse opzioni per il deck building, anche in un'ottica meno spinta, a tutto vantaggio anche del divertimento per parti meno estremizzati. Per dare un minimo di solidità all'azione ci serviranno elementi di discard per riempire il cimitero di creature adatte da rianimare, ma anche qui, con Faithless Looting, Grimflyer e Manabond, primi esempi di queste meccaniche, avremo l'imbarazzo della scelta su questo fronte. Anche con i tutori non ci manca nulla per dare solidità all'azione, sia con carte come Entomb e Burial Alive, che gettano direttamente nel cimitero i pezzi che ci interessano, sia con molti elementi di spicco presenti nel ricco Color Pie a disposizione. Immaginiamo di utilizzare Birthing Pod o Eldritch Evolution, o le molte carte nel verde utili a cercare creature, e capite bene quanto potremo spingerci nel deck building per costruire un archetipo solido e ricco di possibilità, incastrando alla perfezione le peculiarità di questo generale. Anche con creature come Runescar Demon e Violent Tomber ci apriamo le porte a diversi strumenti funzionali a trovare pezzi chiave, ma qui avremo anche modo di rianimarli, ripetendone l'effetto con facilità, per un turno esplosivo in cui prendere le redini del match. Ci faranno poi comodo alcune staple tra Dockside Extortion e Viscera Seer per migliorare la resa del nostro mazzo, sia per avere mana aggiuntivo per attivare con profitto il generale, sia per trovare pezzi chiave con meccanismi di sacrificio facilmente ottenibili con un po' di saprolingi in campo. A questo potremmo anche affiancare qualche combat trick, con carte come Combat Celebrant, Cover of Darkness e Champions of Lamroth, per usare il nostro board o la sua morte continua per un approccio più tradizionale, se vogliamo una build meno estrema a dispetto del potenziale di questo comandante. Abbiamo visto finora che possiamo spaziare, utilizzando sapientemente Slimeful e Squee, a un buon numero di generatori di saprolingi, una build che usa diversi pezzi in campo, ma ricordiamoci che abbiamo anche modo di sacrificare ciò che siamo in grado di produrre, per uno scambio elevato di risorse in nostro favore. Pensiamo a enabler come Dockside Chef, Corval, Fire Cursor King e Yagmoth Tran Physician per capire quanto questa via sia ben supportata e molto fruttuosa, con i colori a disposizione, usando i poveri saprolingi come carne da macello per la nostra vittoria. Tutte queste morti possono essere trasformate in danni agli avversari con molti enabler, come ad esempio May and Devil, presenti nei colori Jund, così da aprire le porte a un altro modo per chiudere, senza neppure scomodare la fase di combattimento. Ulteriori elementi di valore che possono scambiare la morte delle creature per nuove carte sono Greater Good, Skullcam e Vampiric Rites, ma qui molto dipenderà dalla densità di pezzi in grado di produrre token o la massa critica di creature che si vorrà avere nel mazzo per decidere cosa sarà meglio inserire tra i 99. Un altro esempio di utilizzo improprio delle nostre pedine può arrivare con Attrition e in generale tutti gli strumenti che si innescano con la morte delle nostre creature, per costringere i nemici a perdere le proprie, faticosamente messe in campo. Anche tech per cercare nuove carte come Diabolic Intent, Evolutionary Leap e Victimize possono risultare vincenti in una build di questo tipo e il loro utilizzo dipenderà molto da quanto vogliate spingervi in un archetipo combo oppure no, visti gli ampi spazi di manovra concessi dal comandante. Un'opzione interessante potrebbe anche essere Misk and Bow, Timeless Heroes. Qui forse sarebbe più indicato scegliere creature di peso o un piano di rianimazione che possa valorizzare il potenziale di questo viandante, utile anche solo per produrre un token a ogni turno. Infine, come non citare Cultists of the Absolute, se vogliamo puntare molto sul generale, avendo sotto mano una o più protezioni in grado di garantirne la presenza in campo, per darci modo di valorizzare al meglio questo strano Goblin Fungus. Come avete visto finora, questa strana coppia, Slimeful e Squee, offre una certa versatilità, con molte strade percorribili sul fronte del deck building, anche se alcune carte potranno risultare particolarmente efficaci con il contesto ipotizzato finora. Una di queste è Tender Shot Dryad, un lord vero e proprio per i saprolingi, ma non solo, visto che è in grado di produrre una generosa quantità, oltre a gonfiarli se avremo abbastanza permanenti sul nostro nato del tavolo. Con Talid Soul Sayer, invece, andiamo ad aggiungere un elemento di sacrificio che ci fa pescare, se vogliamo una lista più tematica con un occhio al budget, senza però rinunciare a fare value con i token a disposizione. Per un piano Reanimator più spinto, Fable of a Mirror Breaker potrebbe risultare una scelta interessante, che ci permette di copiare qualcosa di goloso in campo, ottenendo così nuovi benefici effetti, in perfetta sintonia con il piano ipotizzato. Per un approccio più combo, scegliere una creatura come Razket the Blooded ci apre le porte a un perfetto tutore con le gambe, comodo da rianimare con il generale o con altri strumenti che avremo di intenzione di inserire nel nostro mazzo. Nell'ottica di valorizzare la tribe dei Goblin, di cui fa comunque parte il generale, Goblin Bombardment potrebbe risultare una valida opzione se vogliamo passare da combo per generare mana colorato all'infinito, sfruttando il generale come enabler, anche da solo, con questo incantesimo molto potente. Se invece vogliamo valorizzare delle combo che generano mana infinito, a Gravity Assault potrebbe aprirci le porte a una chiusura a suon di attacchi, purché siamo in grado di valorizzare il nostro board con creature di peso o con tanti token che possono soverchiare l'intero party. Potremmo anche approcciarci al tavolo con qualche elemento di hate verso il board avversari, con carte come Dictate of Airbox, che si incastra perfettamente con gli elementi offerti dal generale e di tutto quello che potremo affiancare per incentivare la morte e la risurrezione delle nostre creature a discapite di quelle del party.
Analogamente Bitter Reunion ha tutte le carte in regola per adattarsi a un piano di rianimazione, sia perché ci permette di gettare nel cimitero carte adatte da riportare in vita, sia perché donerà la rapidità a tutto il nostro board per un attacco fulmineo senza possibilità di appello. Passiamo ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo Goblin Fungus. Con le peculiarità di questo comandante abbiamo accesso a diverse combo che possono essere assemblate con facilità grazie anche ai colori a disposizione, passando per molti elementi, anche non necessariamente esosi, per chi usura il fulmicotone. Avere nella zona di comando un elemento di sacrificio, ormai dovreste saperlo, offre grandi benefici per tutte le strategie che abusano di queste meccaniche e sono molte, ben collaudate e facili da sfruttare, per un archetipo resiliente e versatile in tutte le occasioni. Tante opzioni dunque per un mazzo che può spaziare su molti fronti, flessibile e adattabile non solo al contesto di gioco, ma anche al budget, andando a utilizzare carte spesso dimenticate nei vostri raccoglitori. Quanto visto finora ottime basi, ma ruoterà quasi sempre sul nostro comandante, vincolando la sua presenza, in campo o nel cimitero, la nostra azione, anche se abbiamo, con buona pace dei nostri avversari, più di un modo per recuperarlo dal grave. Con i costi da sostenere non tanto per il lancio dalla zona di comando ma per attivare la sua seconda abilità, non saremo fulminei nell'azione, quindi sarà necessaria una certa cura nel deck building per evitare carte dal costo troppo elevato o meccaniche arzigogolate. Infine appare evidente la sofferenza verso tutte le risposte che possono svuotarci il cimitero, dove passeranno buona parte delle nostre chiusure o vantaggi, quindi se il meta è pronto per accoglierci con determinate risposte, state certi che non avrete vita facile. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Slimeful and Squee, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto ci sentiamo di dargli un 9, premiando sicuramente la grande versatilità di questo comandante, che prova a rispolverare il color Pai Jand senza stravolgere le peculiarità, anzi offrendoci un modo un po' alternativo per trarre vantaggi dalle meccaniche di sacrificio e dalla tribe dei saprolingi. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.